Mi ci sono voluti 5.000 km di viaggio per dirmi una mattina: ehi, sento di aver finalmente preso confidenza con il tenere carico di bagagli. E quindi, giunta l'ora di vincere le paure e portarlo per tutto il giorno nel suo habitat naturale, lontana dall'asfalto. Impostiamo l'opzione bicicletta su Maps.me e partiamo verso Kars, ignari di che strade ci aspettino. Io ti filmo, tu mi filmi. Nell'Anatolia nord-orientale, dove convergono gli attuali confini turco, iraniano e armeno, svetta l'imponente Monte Ararat, alto oltre 5.000 metri e considerato sacro. Secondo il libro della Genesi, dopo 40 giorni e 40 notti di pioggia, vi approdò l'Arca di Noè, dove si arenò in seguito al ritirarsi delle acque del diluvio universale. Numerose spedizioni di archeologi ed esploratori si sono spinte nel tempo fino al ghiacciaio permanente sulla sua cima alla ricerca dei resti dell'arca. Rimane per ora un mistero se il legno ritrovato appartenga o meno ad essa. Hello! Sinistra? Qua, vedi il paese là? Dove più o meno verso. Ah, non di là? No. Oggi è una giornata di prove, devo capire, sto in piedi o è meglio seduta? In seconda no, mi sento più sicura in prima. Con la terra è meglio seduti o in piedi? Dipende, perché non so come ti senti quando acceleri e senti un po' scurlare la moto. Non s- Certo che i dubbi della vita potevo chiarirmeli prima di partire. Ma che belle queste strade! Gas! Dai, braccine! Moto, che moto! Bestiaccia! Canale di scola dell'acqua. Io sto completamente improvvisando. Io sto sentendo il motore, i giri alti. Il manubrio che va a destra e a sinistra, ma cerco di tenerlo, ammorbidendo le braccia. Gas, 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 gas! Si è chiuso il casco. Cazzo, qua è sabbia! Non l'avevo mai provata! Tutto ciò, sto morendo. La navigazione è in mano ad Amedeo, cosa che non mi piace da brava maniaca del controllo, e alle volte ai bivi non ci capiamo su dove girare. Hai detto destra! Sono ammazzo. Oddio, sta montando una. Ora mi gira la testa. Sono quante volte siamo? Qua saremo al 2005. Cosa vuoi fare? No, ma bere pisciare. Bene. Oggi ho preso strade totalmente sconosciute, è stato divertentissimo. Sono in questo posto sconosciuto, sono senza internet, non so dove sono, lo scoprirò più avanti. E ho sperimentato un mar di montagna, tipo mi girava la testa tantissimo, per cui ho bevuto, adesso vado a cercare un posto dove pisciare. Tipo non so dove.
Impossibile trovare della privacy su questa piana, ma ormai il viaggio mi ha inselvatichita e così prendo il pezzo di carta igienica che ho sempre nella tasca destra dei pantaloni e mi lascio andare alla natura, giusto un momento prima di riprendere a sanguinare dal naso e di venire raggiunti da un pastore della zona che mi ricorda di premere sul naso un fazzoletto bagnato per fermare il sangue. Sono lavata. Presa dal divertimento, sbaglio strada. Ma cazzo. E arriva il temuto momento delle manovre da ferma, su cui ho ancora molto da imparare. Che sei morta? Odio. Riuscire a girarla in queste situazioni. Cazzo! Si è rotto il cavalletto. Ma l'avevi saldato? Non l'ho saldato io! Hai saldato come? Col cazzo? Devo andare in una città dove saldano alluminio. Cars? Sì. Prima di partire avevo dovuto far tagliare e saldare il cavalletto, che era diventato troppo lungo con il peso dei bagagli e l'assetto ribassato della moto. Cazzo! Quanto mi umilia non riuscire a spostare la moto da sola. Ho percorso io tutti quei 5.900 km fino a qui, eppure ci sono sempre quei 20 metri che non riesco a fare. Diventeranno la mia nuova sfida. Devo riuscire a girare la moto da sola. Vai fra! Un tutt'uno con la moto. Ah! Cazzo! Ah! Ebbene sì, penso sia furbo centrare tutte le pozzanghere. Questa strada sterrata a picco sul lago mi terrorizza. Non saprei dire di che cosa esattamente ho paura, ma ne ho tanta. Ma chi me l'ha fatta fare, mi chiedo. La frattura mi torna alla mente. Le mie insicurezze si fanno rumorose. Sono esasperata e mi sembra mi sia tornata la febbre. Con la coda dell'occhio vedo quella via che sale alla mia sinistra e per la difficoltà della manovra la scarto mentalmente in un secondo e proseguo. Non mi accorgo però che da quel bivio Amedeo ed Elianda si stanno sbracciando e mi urlano di fermarmi. Il clacson della jeep si è rotto e io in piedi non li vedo né li sento. Ma che cazzo mi urli? Hai sbagliato strada! La rabbia mi fa bene, scriveva Alda Merini. Quando si preparano le valigie per un viaggio, non si pensa mai che bisogna lasciare uno spazio anche per la rabbia, per la fatica, per la frustrazione e i nervi a fior di pelle, che inevitabilmente sulla via si accumulano. I miei boletti per quel giorno si erano talmente caricati che sono scoppiati. La mia prima giornata di fuoristrada è stata un mezzo disastro, ma l'ho fatta e questo l'ha resa un'occasione per buttare giù un altro limite. È solo la paura che ti fotte. Io ancora non ci credo che ce l'ho fatta. Oggi ho fatto una strada, un tipo di strada, ho avuto un tipo di difficoltà con la moto per la prima volta. Non avrei mai pensato di farcela. L'ho trovato molto divertente, forse proprio perché è difficile l'ho trovato divertente. Avere un gran bisogno di fermi la narice a sinistra. Ah, non posso. Sto tirando su col naso da un'ora. Comunque mi sono divertita, anche arrabbiata molto. Io odio quando mi urlano mentre guido in momenti complicati. Forse una settimana fa ho detto da Meteor: faccio strade senza protezioni a picco sul nulla. Oggi l'ho fatta. Nella vita bisogna non aver scelta, quando non si è scelta le cose si fanno. Ormai sono diventata abilissima nel attraversare i greggi. Dai, ma che meraviglia! Cioè, oggi mi sembra di essere per il primo giorno in viaggio. Ho un grosso problema, se
di avere il cagotto e non so come fare. Hello! Sì, ma adesso non ce la faccio. Per la prima volta ho avuto una bella scarica di diarrea. Mentre ero in moto mi sono dovuta fermare e l'ho fatta in mezzo ai campi. Beh, insomma, direi che oggi sto bene. Na 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 na. Na 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 na. Che posto. Ma dove vi porto? A caso. Iaia. A caso. Ma quanta meraviglia c'è in Turchia! No! Che panorama! Stupendo. Oggi sì che l'ho sporcata per bene, la Tenerella. In mezzo dell'autostrada. Mi si era ucciso per Natale, ma il triste racconto sembrava assorbito dal buio. Racconta cacca! Non so. Il tempo prende il tempo da noi. Ma come faccio col cavalletto? Sì, indietro. Una parola. Sì. Ah. In maniera smart. A ricordare al mondo quale sia l'attuale assetto dei confini politici ci pensa un'enorme bandiera turca all'ingresso di Ani. Emozionante camminare in quel che resta dell'antica città armena di Ani, soprattutto al tramonto. È una delle chiese armene più grandi di tutta la storia. Nel prossimo episodio ve la farò raccontare dallo storico Indiana Jones, giusto per farvi vedere che cosa vuol dire viaggiare invece che con una guida cartacea, con una parlante. Grazie di essere arrivati fin qua. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate qua sotto la campanellina per non perdervi i prossimi episodi. E seguitemi sui social, in particolare su Instagram e su Facebook. E se avete delle domande lasciatemele pure qua sotto nei commenti e sarò felice di rispondervi. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Go for it! A presto, ciao!